tutti, oggi ricetta golosissima, i saltimbocca alla romana. Ora vi facciamo vedere come fare questa ricetta classica italiana, spiegata in maniera semplice. Gli ingredienti per fare i saltimbocca alla romana per 4 persone sono 600 g circa di vitella da latte, questa è la noce, 100 g di prosciutto crudo, 40 g di burro, 80 ml di vino bianco, 8 foglie di salvia. Vi servirà un po' di farina, sale, pepe e vi serviranno degli stuzzicadenti. Schiacciamo un po' la carne, se non avete il batticarne potete utilizzare benissimo un coltello come stiamo facendo noi. Questo è stato già preparato in realtà dal macellaio, però lo schiacciamo ancora un po' la carne in modo che si allunghino le fibre e quindi la rendiamo ancora più tenera. Vedete, il tessuto connettivo intorno è stato già tagliato in modo che non si arricci, quindi è stato fatto dal macellaio. Dite al vostro macellaio che dovete fare i saltimbocca alla romana e vi preparerà già delle fettine belle sottili, pronte per cucinare questo piatto. Ci mettiamo il pepe, vedete? Questa è una ricetta semplice, famosa in tutto il mondo. Non significa questo però che non ci siano degli accorgimenti. Per esempio non si mette troppo sale perché c'è il prosciutto crudo che è già abbastanza sapido. Quindi pochissimo sale. In alternativa al prosciutto crudo si potrebbe utilizzare il prosciutto cotto, ma vi perdereste proprio quel connubio o comunque quell'insieme di sapori che si viene a creare con il contrasto tra prosciutto crudo, salvia e vitello. La foglia di salvia che contraddistingue i saltimbocca alla romana. Questo è un piatto veramente antichissimo, si trova anche citato dal famoso Artusi nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che li descrive come appunto delle fettine molto sottili di vitella da latte, foglie di salvia, prosciutto conditi con sale e pepe. Ci mettiamo il prosciutto crudo. Ovviamente scegliete sempre ingredienti di altissima qualità, essendo la ricetta molto semplice, quindi un prosciutto di Parma o un San Daniele va benissimo per questa ricetta. Tra l'altro il fatto che ci sia il prosciutto avvicina questo secondo piatto moltissimo al gusto dei più giovani, quindi anche dei bambini. Per quanto riguarda il taglio di carne, la noce come stiamo utilizzando noi, oppure il filetto di vitello tagliato sempre molto sottile, in alternativa una costatina di sossata e tagliata sempre sottile. Mettiamo, vedete, lo stuzzicadenti per fissare il tutto. I saltimbocca li potete fare anche ad involtini, però diciamo che la versione più popolare è quella a fettine, che poi è una ricetta romana però di adozione. In realtà l'origine è bresciana. Poi si prepara in tutta Italia come piatto, famoso in tutto il mondo, quindi bisogna assolutamente imparare questa ricetta, anche perché vi salva la cena, si prepara facilmente, è veloce, poi sono belli anche da presentare durante le occasioni. È proprio un bel secondo piatto. Poi noi di secondi piatti ve ne abbiamo fatti vedere tanti, tutti tradizionali italiani. Andatevi a vedere la playlist dei secondi piatti italiani. Ve la mettiamo in descrizione. In una padella mettiamo il burro. Appena avete finito di preparare tutte le fettine, accendiamo la fiamma. Mentre si scioglie, infariniamo. Infariniamo solo da un lato. Il burro si è sciolto,
La carne deve cuocere veramente pochissimi minuti, è sottilissima, quindi cuoce subito. È un accorgimento, ovviamente il lato dove c'è il prosciutto deve cuocere ancora meno, altrimenti il prosciutto crudo diventa ancora più salato e secco. Quindi lo cuociamo questo lato, però veramente pochissimo, vedete, lo giriamo subito. Aggiungiamo il vino bianco. Sul nostro sito inoltre www.cucinageek.it trovate tantissime informazioni su questa ricetta, per esempio se siete in cerca di varianti o alternative, perché ce ne sono veramente tantissime essendo una ricetta tradizionale. Nei commenti scriveteci sempre voi come fate questa ricetta, ci piace un sacco sentire le vostre versioni. In quel caso scriveteci anche di dove siete, perché così capiamo più o meno la variante da dove viene. Vedete, stanno cuocendo. Possiamo spegnere veramente pochissimi minuti, diciamo quindi 3-4 minuti, e li cuociamo 4 per volta, quindi 2 fettine a testa alla fine. Al sughetto che rimane aggiungiamo un po' di acqua in modo che diventi ancora più cremoso. Poi lo aggiungiamo, lo versiamo praticamente sulla carne. Possiamo spegnere e aggiungere il sughetto. Stiamo quindi facendo gli altri 4, vedete? Come avete visto il procedimento è veramente facilissimo, un po' di accorgimenti ci vogliono, ma sarà facilissimo replicare questa ricetta. Se provate la nostra ricetta fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette della tradizione italiana. Inoltre siamo su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare anche sugli altri social. Alla prossima ricetta, ciao ciao!